taste I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the Saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati a tutti innanzitutto in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto, e oggi parliamo di questo prodottino decisamente molto interessante, illuminatore a luce LED Ambitful, l'azienda che ti ho già portato nel canale, Aurora F200. Allora, seguimi con attenzione, anche tu che non utilizzi nessuna luce, seguimi anche tu, specialmente fotografo che utilizzi solamente luce flash, perché oggi ti porto un prodotto decisamente interessante per due motivi. Innanzitutto che costa poco, perché andremo a spendere sui 300-310 euro, poi dipende sempre dall'offerta che troveremo, e credimi che al giorno d'oggi acquistare un illuminatore con questa potenza a questi soldi è decisamente una buona cosa. E la cosa più importante che poi mi ha spinto a fare questo video, innanzitutto ti dico che non è un video sponsorizzato da Ambitful, mi ha solo mandato questo campione proprio per poterne parlare, cosa che faccio decisamente molto volentieri, perché molti di voi mi hanno chiesto consigli di una luce LED decisamente economica. Eccolo qui, oggi vi parlo di lui, Ambitful, che ha una potenza di 200 watt, assorbimento di 200 watt, però ha una potenza di 79.000 lux, che sono decisamente tantissimi. Se tu vai a vedere altri prodotti di aziende decisamente molto più conosciute e molto più costose, quando vedrai 200 watt vedrai che la potenza in lux a un metro di distanza è decisamente inferiore a quella che offre proprio le F200. I'll be deep under your influence tonight. Ooh, keep it coming, babe, I don't mind another round. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby, I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch, I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. Moon is rising and the stars are coming now, but we're missing 'cause we're way down on the ground. Ain't nobody interrupted if we decide. I just need an hour with you, baby. Yeah. Then we be blinded by the lights, oh. We get this feeling, oh so right, oh so right, oh. I'm so over being sober, yeah, all I know. Volevo spendere anche due paroline giustamente sullo sito che ti ho portato oggi, questo mini servizio fotografico, giusto per non rendere questo video troppo noioso. Come vedi ti porto sempre un backstage nei miei video, quindi a supporto del mio lavoro basta un semplice like, e ti ringrazio moltissimo se lo fai. Ovviamente questo shooting non era stato preparato, e te lo dico anche per farti capire perché alle volte è molto più semplice utilizzare una luce LED proprio rispetto alla luce flash. Io preferisco la luce flash, però in certe condizioni, in certe situazioni come oggi è più semplice e più veloce utilizzare una luce LED, ok? Allora, questo shooting non era stato preparato, quindi non ho avuto tempo di organizzarmi prima, però nulla di particolare, qualcosina avevo qui. È venuta a trovarmi un'amica con il suo figliolo di 3 anni, che sia un bambino molto bello, simpatico, molto vivace, e ovviamente come tutti i bambini di questa età di pazienza ne hanno poca, la pazienza che serve ovviamente per stare davanti a una macchina fotografica. Quindi sapevo che avevo 5-10 minuti al massimo, e dopodiché non sarebbe più stato disponibile a farsi fotografare perché voleva andare a giocare, giustamente. Allora, ho utilizzato questo F200, ho utilizzato, come hai visto, un modificatore rettangolare molto grande, giusto per coprire proprio tutto il bambino. Ho utilizzato un altro illuminatore, sempre della Ambitful, FL80, 80 watt di potenza, interessante. Te ne ho parlato un video di agosto del 2021 dal Cinocchio, che è un prodotto interessante. Allora,
L'F200 ha una tantissima potenza, quindi avrei potuto, te lo dico subito, scattare anche a diaframmi decisamente chiusi, F5.6 anche a ISO 100 senza nessun tipo di problema. Ho utilizzato la mia ASR a ISO 200 con 50 mm e ho scattato a F2.5 perché ho voluto tenere l'F200 a una potenza molto bassa, a un 30%, proprio perché non volevo accecare il bambino. Ho fatto 2 prove al volo e ho visto che utilizzando al 30% potevo scattare sempre un tempo decisamente veloce, un 125esimo che mi evita di fare foto mosse. ISO 200, tanto con la EOS R non abbiamo problemi se anche alziamo un po' gli ISO. Prima di continuare con la recensione, dove vedremo proprio le caratteristiche fondamentali, principali, come è costruito questo F200, volevo spiegare anche al volo 2 parole proprio sul contenuto della confezione se vorrei acquistare questo F200. E ascoltami bene, anche perché dal bovetto, che è decisamente povero come accessori, la versione base è quella che ho preso io, perché troveremo solamente l'F200 direttamente sulla scatola di cartone con questo riflettore che utilizza l'attacco Bowens Mount, un alimentatore di rete con una prolunga di 2 metri, quindi non troveremo nient'altro. Se vorrai aggiungere degli accessori come degli stativi o dei softbox, dei gel colorati, anche delle borse, ci sono vari kit. Ovviamente il prezzo aumenta, però siamo sempre su prezzi decisamente molto interessanti. Quindi, detto questo, però volevo aggiungere ovviamente una cosa molto importante prima di continuare proprio con la recensione, quindi seguimi con attenzione, che è molto importante. Stiamo parlando sì di un prodotto decisamente economico, non stiamo parlando di un giocattolo. Dal momento che ho deciso di portare questo video su questo prodotto è perché lo ritengo valido, ok? Però non voglio neanche che tu lo paragoni con prodotti decisamente molto più costosi, tipo Nanlite, tipo Godos, perché ovviamente lì abbiamo decisamente delle cose in più rispetto a questo F200. Questo è un prodotto che consiglio per chi vuole proprio iniziare a utilizzare un illuminatore nella fotografia. A questo punto vediamo alcune caratteristiche di questo F200, anzi partiamo proprio dalle dimensioni. Allora, se ricordo bene abbiamo 43 cm di lunghezza, però con la parabola inclusa. Adesso io l'ho tolta perché voglio farti vedere anche il LED qui che abbiamo sulla parte anteriore, ma adesso ci arriviamo. Quindi siamo nella normalità per un illuminatore di 200 watt. Allora, è costruito a plastica e metallo. La plastica la troviamo sulla maniglia per inclinare e su alcune parti dove fissare proprio l'inclinazione. Per quanto riguarda invece il supporto, è in metallo. La carcassa in metallo è forellata a delle feritoie che servono proprio per far circolare l'aria. Dal momento che ha un LED da 200 watt, crea tantissimo calore. Al suo interno c'è anche un dissipatore che serve proprio per contenere il calore che emette proprio questo LED. Al suo interno, per aiutare il raffreddamento, abbiamo anche una ventola che non è decisamente rumorosa, però se dobbiamo registrare dei video possiamo disattivarla, però avremo la potenza ridotta al 20%. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, dicevo quella più importante, attacco Bowens Mount, come vi ho detto in precedenza, quindi un mondo di modificatori in commercio di tutti i prezzi, di tutte le dimensioni, e molti di voi già ne avranno in proprio possesso, quindi nessun tipo di problema, quindi nessun adattatore da acquistare separatamente. Il dissipatore che, come vi ho detto poc'anzi, serve proprio per aiutare a dissipare il calore prodotto proprio da questo LED decisamente potente, perché voglio ricordarvi che
questo LED da 200 watt, se lo utilizziamo alla massima potenza a 1 metro di distanza con la parabola abbiamo la bellezza di 79.000 lux, che sono tantissimi. Questi sono ovviamente dati che ha dichiarato la Ambiful. Io non ho lo strumento per vedere se sono autentici, però noi crediamo sicuramente ad Ambiful. Vediamo adesso la parte decisamente più interessante di questo F200, quello che ci interessa di più, dove ovviamente abbiamo tutti i vari dimmer per modificare le varie potenze, effetti eccetera eccetera che andremo a vedere adesso. Ricordo che alcune cose che vi farò vedere adesso possiamo farle anche tramite il telecomando wireless acquistabile separatamente, però vi consiglio di utilizzare l'applicazione per Android che funziona decisamente molto bene, molto intuibile, e dal momento che andiamo a utilizzare questo F200 a casa, quindi distanze decisamente sui 2 metri, 1 metro, 3 metri, quindi non avremo nessun tipo di problema di collegamento, anche se poi il Bluetooth al giorno d'oggi raggiunge anche distanze molto più ampie, 20-25 metri. Ok ragazzi, quindi vi consiglio l'applicazione. Quindi passiamo a noi e vediamo cosa dobbiamo fare. Beh, innanzitutto dobbiamo alimentarlo, ti danno un trasformatore in dotazione che trasforma la 220, la classica rete che avevo a casa, a 36 volt. Andiamo a inserire lo spinotto, abbiamo un pulsante color rosso, quindi ben visibile, lo spostiamo verso destra, su on e si accenderà. Come vedete c'è anche un piccolo display dove abbiamo varie informazioni, il gruppo, il canale, la funzione che stiamo utilizzando, CCT, abbiamo anche gli effetti speciali, la potenza in percentuale fino al 100%, possiamo modificarla, la temperatura a colore 5006, qui non possiamo modificare niente perché questo ha una temperatura fissa. Abbiamo un'entrata USB tipo C che serve per modificare il firmware e presumo che si scarichi proprio sul sito della Ambiful. Tasto molto importante che vado subito a premere, che serve proprio per disattivare la ventola qualora lo utilizziamo proprio in modalità video, questo F200, e come nel mio caso che io adesso sono decisamente molto vicino perché sono a 15 cm dalla F200, pur avendo una ventola decisamente silenziosa potrebbe creare dei problemi proprio la traccia audio, quindi vado a disattivarla. Però vi ricordo che se disattiviamo la ventola la potenza massima viene ridotta al 20%, però secondo me, per la mia esperienza, con questo illuminatore proprio di questa potenza il 20% è più che sufficiente, ovviamente in certe situazioni, per illuminare la scena. Ok ragazzi? Quindi veniamo alla parte superiore, vi ho detto il display, e abbiamo 2 dimmer, una a destra, una a sinistra. Dimmer di destra serve per modificare la potenza, ovviamente girando verso destra la aumentiamo, girando verso sinistra la abbassiamo. Abbiamo anche un dimmer a sinistra che serve per modificare l'effetto speciale, lo dico per i videomaker, per creare ovviamente degli effetti vari sulle vostre scene. Per attivarla basta pigiare questo pulsante, il dimmer di destra, e con il dimmer di sinistra cambiamo l'effetto. Per tornare alla funzione CCT basta ripremere, ok? Vi faccio vedere anche come modificare il gruppo, il canale. Queste cose servono ovviamente per collegarlo al vostro telecomando wireless oppure all'applicazione. Allora, innanzitutto dobbiamo pigiare a lungo, e quando vedrete evidenziati sia il canale che il gruppo possiamo modificare innanzitutto con il dimmer di destra il gruppo. Adesso ad esempio io metto su A, e per modificare il canale con il dimmer di sinistra. Ok ragazzi, molto semplice come vedete, e non c'è altro da aggiungere, e comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Bene ragazzi, allora siamo arrivati anche oggi al termine di questo video dedicato all'F200. Innanzitutto non devo dimenticarti di ringraziarti di avermi fatto compagnia fino a questo punto del video, e ti invito come al solito a lasciarmi un bel like e anche iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché serve proprio al sottoscritto per portare questo genere di contenuti. Detto questo, veniamo al dunque. Vale la pena oggi acquistare questo F200 come primo illuminatore, o magari anche come secondo? Me lo consigli? E rispondo pubblicamente, come ho fatto con molti di voi in privato quando mi avete chiesto proprio un consiglio sull'acquisto di un illuminatore decisamente potente. Io vi ho sempre risposto: dipende dal budget che hai, io posso darti una risposta. Quindi lo faccio proprio qui nel video di oggi. Se il tuo budget è inferiore ai 400 euro e ti serve un illuminatore decisamente potente con una temperatura fissa 5006, questo F200 te lo consiglio senza nessun tipo di problemi. Si comporta bene, ha una resa cromatica abbastanza sufficiente, parliamo di un CRI al 95, TRCI al 97, quindi
decisamente dei valori molto buoni. Però se hai un budget decisamente più alto non ti sto a dire che ci sono prodotti come il Forza 200 della Nanolite o i modelli della Godos che sono ovviamente una marcia in più, però per un utente normale come il sottoscritto questo F200 è più che sufficiente. Ok ragazzi, con 400 euro, anzi 310 euro, aggiungi altri 90 euro, ti prendi altri accessori che possono tornarti utili, proprio come il sottobox che ho utilizzato io. È da valutare, vedi te dopo. Ovviamente chi più spende meno spende, questo è il classico detto che tutti sappiamo. Ok ragazzi, come al solito se hai domande, lo ripeto, ti aspetto qui sotto nei commenti, io ti do appuntamento al prossimo video che sarà quando sarà. Ciao e alla prossima.